Qualche giorno fa ho fatto un video che come riassunto spiegava come mai KTM e Pirer Mobility si trovassero in queste condizioni e cosa avrebbero potuto fare per salvarsi. Però era un video troppo finanziario, troppo tecnico, con molti dati. Questo che vedrete invece è molto più semplice e terra-terra, però vi avverto è molto più crudele, ci vuole coraggio a guardare questo video perché ci sono dentro veramente delle nefandezze assolute. Questo video vi spiega proprio 5 cose concrete, 5, che hanno mandato a gambe all'aria il colosso austriaco, che poi scoprirete tanto colosso non era, perché era al 50% almeno fuffa che si spacciava per premium, una specie di atleta dopato che in più barava anche durante le gare. Volete vedere? 5 motivi che hanno steso KTM e Pirer Mobility soprattutto. Ciao da Mr. Helmet. Alcuni punti sono più asciutti, altri sono più articolati ed è proprio da questi che verranno fuori le cose più fastidiose, che veramente mi dà veramente nausea anche a raccontarle, ok? Vediamo subito. Al quinto posto, il non accontentarsi del fuoristrada e pensare di poter fare tutto, ok? Questo punto 5 è all'ultimo posto, però è il padre di tutti i mali insieme a un altro. Però è un'azione questa di fare anche di uscire dal proprio ambito, che se fosse stata fatta con il cervello, con cautela, con un minimo di umiltà, sarebbe stata comunque una cosa pericolosa, perché è innegabilmente pericolosa, però sarebbe stata comunque possibile. Molte aziende sono uscite dal proprio ambito con cautela, con umiltà, con attenzione, no? Alla fine ce l'hanno fatta. Qualcuna sì, qualcuno no, però insomma è possibile. Bene, al quarto posto la mania di grandezza industriale, cioè il voler fare anche altre cose troppe oltre alle moto, andandosi ad infilare alla maniera spendacciona che Pirer Mobility ha avuto in questi anni, spendacciona e sbruffona, anche nei settori di altri, per ingordigia, per superbia, per arroganza. Un esempio fra tutti è quello delle e-bike, ok? Gliene sono avanzate decine e decine di migliaia, tanto da doverle addirittura per smaltirle e per calmare i dipendenti che avevano altre richieste, hanno dovuto regalarle proprio ai dipendenti, ok? Invece di essere felice, Pirer Mobility, di essere uscito dal settore bici, che è molto pericoloso, quindi questo quando KTM Bike si è separata da KTM, no? E fra l'altro un'azienda che pare stia anche funzionando, ci si è andato a infilare attraverso GasGas, attraverso proprio l'azienda di biciclette Felt e poi con altre iniziative, ok? Per non parlare poi, qui parliamo di mania di grandezza industriale assoluta, dell'automobile X-Bow, i cui primi esemplari erano andati malissimo e secondo le evoluzioni sono andate anche peggio, una roba disastrosa con dei prezzi assolutamente folli fuori mercato che infatti hanno visto l'Expo andare malissimo, ok? Voi non ci crederete, ma e parliamo di grandezza industriale vicina al delirio, ma Pirer Mobility che a giugno io, uno qualsiasi, un blogger qualsiasi, non certo una persona in possesso di documenti ufficiali, avevo individuato come in crisi, è riuscito a comprarsi Rosenbauer. Voi non sapete che cos'è, vero Rosenbauer? Bene, ve lo spiego io. È una specie di Iveco, una specie di Calabrese, Viberti, cioè una specie di grandissimo carrozziere che è specializzato nella costruzione di determinati tipi di veicoli. Ve la spiego più in sintesi, è il terzo, uno dei primi costruttori al mondo, credo il terzo, di veicoli antincendio e di sistemi antincendio, qui proprio camion dei pompieri e simili, ok? Un trasformatore di veicoli a carissimo prezzo ovviamente, che di veicoli che escono già costosi dalla fabbrica, con sedi in tutto il mondo. Cioè, quest'estate Pirer era già in crisi perché io l'avevo notato, quindi voglio dire, era evidente anche a chiunque volesse cercare e non dormire. Ha iniziato a controllare questa azienda che si chiama Rosenbauer.
non tutto, però ci ha messo centinaia di milioni. Cioè la vera azione scellerata è stata entrare in Rosenbauer il 1° agosto ufficialmente con comunicato di Pirer Mobility e ratificarla in Pirer Mobility. Per questa cosa in Austria sono incazzatissimi. Cioè, acquisizione della maggioranza di Rosenbauer International da parte del consorzio austriaco guidato da Stefan Pirer, un consorzio guidato da Pirer. Quindi l'acquisizione di azioni BVG, che sarebbe appunto quella di Rosenbauer, è aumento di capitale. Quindi l'offerta obbligatoria venga attivata nel 4º trimestre del 2004, prevista la sostituzione del Consiglio di sorveglianza, garantire la sede per il leader del mercato mondiale dell'altra Austria. Quindi Robau, che è il consorzio guidato da Pirer, annuncia di aver stipulato accordi vincolanti per l'acquisizione di una quota di maggioranza di Rosenbauer, che a sua volta controlla per controllare Rosenbauer. L'attuazione di questi accordi vincolanti l'acquisizione della quota di controllo ai sensi della legge austriaca sulle acquisizioni. Quindi oltre a Pirer Industry ci sono anche Mark Matesic, Beteiligungsgesellschaft GmbH, che Mark Matesic è il figlio del signor Matesic, fondatore di Red Bull, e un'altra, insomma, Raiffeisen e un'azienda di investimenti. Quindi Pirer Industry assume la leadership di questo consorzio. Quindi un'azienda che stava andando gambe all'aria assume la leadership di un consorzio che acquisisce la maggioranza di un'altra azienda per farla andare eventualmente gambe all'aria anche quella. Quindi Robau acquisirà indirettamente il pacchetto azionario di Rosenbauer e vabbè, tutto qua, c'è il prezzo delle azioni e tutto il resto. L'offerta obbligatoria verrà attivata nel 4º trimestre 2004, dice. Bene. Mentre a giugno quei poveretti, cioè quei malcapitati di Rosenbauer, festeggiavano dando il benvenuto al loro macellaio. Il gruppo Rosenbauer accoglie un nuovo forte investitore. Pensa a quello debole com'era. Robau Better intende sottoscrivere integralmente l'aumento di capitale pianificato con esclusione del diritto di opzione. L'operazione crea un prerequisito importante per ulteriore crescita del leader mondiale del mercato delle attrezzature antincendio, sotto la guida strategica, quindi proprio sotto la guida strategica di Stefan Pirer, diventa un nuovo azionista del gruppo Rosenbauer. Oltre alla Pirer Industry e alla Mark Matesic e Beteiligungsgesellschaft, detengono le partecipazioni di Robau. Quindi questi festeggiano l'arrivo, no? Quindi con l'accordo intende sottoscrivere l'aumento del capitale, eccetera, eccetera. Sono lieto che siamo riusciti ad attrarre Robau, cioè loro festeggiano, dice cazzo, abbiamo chiamato questi qui, sono bravissimi, un solido consorzio austriaco con una vasta competenza industriale ed esperienza nella gestione di catene di fornitura globali e Rosenbauer. Quindi con le misure operative in corso, un forte apporto, questo investitore al nostro fianco, rafforzeremo ulteriormente la nostra posizione di leader di mercato globale nelle attrezzature antincendio, afferma quel lupo di Sebastian Wolf, appunto lupo, che è l'amministratore delegato di Rosenbauer. Cioè, vi rendete conto? Questi festeggiavano. Ragazzi, a giugno questo, ragazzi, io a giugno ne avevo già parlato, ma non inventandomi i dati, quindi non era il delirio di un blogger che aveva preso troppo sole. Cioè, le informazioni c'erano già, se ce le avevo io, che sono uno qualsiasi, addirittura dall'Italia, che sta a casa sua, che si fa i fatti suoi, ma pensa se questi perché non hanno indagato? O sono incapaci, completamente rincoglioniti, oppure sono conniventi. E appunto la parte più vergognosa è questa, cioè che tutta questa operazione avrebbe dovuto essere ratificata dall'Unione Europea. Ok? L'Unione Europea si è presa tutto il suo tempo e ha ratificato questa operazione. Ma quando? Quando l'ha fatta? L'ha fatto il 20 novembre. 10 giorni fa. Secondo Market Screener, che è una rivista a pagamento con tutte queste informazioni qua, la UE ha approvato l'acquisto di Rosenbauer da parte di Pirer Industry, Mark Matesi e Raiffeisen. La Commissione europea ha autorizzato l'acquisizione del controllo congiunto dell'azienda austriaca di veicoli e attrezzature antincendio
Rosenbauer International, da parte delle società austriache Pirer, Maratesic, eccetera. La Commissione ha ritenuto che la transazione non sollevasse problemi di concorrenza, secondo un comunicato di martedì. Ora io voglio sapere cosa fa l'Unione Europea che il 20 novembre, ovvero quando io avevo fatto 20 video, ma persino i più addormentati erano arrivati, a 3 giorni dalla dichiarazione di concordato preventivo, come la volete chiamare voi, faceva i controlli e non si accorgeva di niente, ratificava tutto. Diceva sì, vabbè, non c'è il monopolio, non c'è, però forse, voglio dire, siete messi a KO, cosa volete comprare voi? Così adesso si trascinano Rosenbauer nelle stesse situazioni di quelle altre aziende di poveretti. Ok? Matesic, ve lo ricordo, è il figlio del signor Dietrich Matesic, fondatore di Red Bull, che però vedrete dopo cosa sarà costretto a fare anche Matesic. Ok? Questo era il punto 4. Ok? La mania di grandezza industriale. Al punto 3 c'è la fissazione di essere premium e che gli altri siano tutti coglioni. Quindi, cioè questa autoconvinzione. Quindi essere premium, secondo Pirer, è come cioè, è una roba che uno decide. Cioè non è come essere credibili, come essere belli, come essere autorevoli, come essere, diciamo così, ritenuti affidabili. No, l'autorevolezza e la bellezza e la credibilità uno se la può anche dare, può anche crederci, se la può anche autoalimentare, però tendenzialmente ha un limite, cioè te la devono dare gli altri. Per essere premium devi essere percepito premium dagli altri. Invece il gruppo Pirer ha fatto in modo, ha deciso di essere premium e quindi ha preso moto tutte uguali fra i vari marchi e ha deciso che erano premium alzando i prezzi. Peccato che poi la gente andasse nelle concessionarie e per 24.000 euro si trovasse delle moto uguali a quelle fatte in Cina, se non fatte in Cina, uguali fra loro con 3 marchi diversi, con gli adesivi che si staccavano e le cam che si piegavano e le cam che si piegavano. E quando per alcuni modelli non era così, perché magari andavano bene, erano fatti bene, ormai il percepito comunque non c'era più, perché la maggior parte della gamma era fatta così. Okay? Quindi KTM si autodefinisce premium come Ducati, però Ducati il passaggio da artigianale industriale premium se lo è guadagnato con gli anni, con le vittorie in pista e senza passi folli. Anche negli ultimi anni che i soldi c'erano perché ci sono, perché li mette Audi, le moto sono state realizzate bene, sono migliorate, sono diventate affidabili, tengono il prezzo sull'usato, la rete assiste il cliente e quindi uno spende tanti soldi, però li spende bene. Pensate al fuoristrada, Ducati è entrata nel fuoristrada con forza, sì, ma gradualmente, senza arroganza, senza proclami, il contrario di quello che ha fatto KTM, che quando è arrivata in pista ha detto distruggeremo, non Ducati, distruggeremo Honda. Ciao. Questo era il punto 3. Credersi premium e credere che tutti gli altri siano coglioni. Ecco il punto 2. Le spese pazze, ok? Tecnici, come posso dire, strappati alla concorrenza, a soldoni, per dispetto, anche quando non erano necessari, posizioni lavorative doppie, ridondanti, equipaggiamenti spaziali, hospitality esagerate. Vi faccio vedere un video della cricca della MotoGP che riassume veramente l'atteggiamento di KTM. $430.000 in un mese solo, Jordan? Ma porca troia! $430.000 del cazzo in un solo mese del cazzo! Ciao papà, sono spese di gestione, va bene? Spese di gestione, Jordan? Ma da un'occhiata qui! Guarda qui, $26.000 per una fottutissima cena! Ok, no, questo te lo posso spiegare. Lo sai, abbiamo dei clienti, quelli della Sì, Pfizer. la Pfizer, esatto, bistecche E poi dall'Argentina. lo champagne, il vino, abbiamo comprato champagne e poi tu hai ordinato quei contorni, diglielo che Ho contorni hai ordinato dei contorni, così Contorni? potevamo... $26.000 per i contorni? Ma che contorni erano? Guarivano il cancro? Sì, esatto, guarivano il cancro, questo è il problema, ecco perché costavano così tanto. Dai, falla finita. Dico sul serio, io... Smettila. Voi scherzate, ma veramente si narrano gesta mitologiche di mogli, compagni di manager, spese pazze, bottiglie di vino da 20.000 euro, super cene assolute, un'ospitality faraonica, carovane de macchine, robe
proprio spaventose come gli sceicchi per far vedere di essere potenti, sentirsi potenti, comunicare potenza e delle note spese stellari e chissà di contorni quanto avranno speso. Ma un'altra cosa che è legata alla mania di grandezza, ovvero alle spese pazze, che però in realtà ha avuto solo costi, perché non è servita a niente, è la KTMizzazione, ok? Di tutto e la centralizzazione in Austria. Che sono cose queste che sono costate una enormità e nel frattempo non solo non hanno portato a niente, ma hanno decapitato le aziende, tutte le aziende acquisite. Vi faccio un esempio. Husqvarna, quando è stata comprata da BMW, ha visto licenziare 300 dipendenti, 300 padri di famiglia italiani in Italia. E dopodiché è stato abbandonato lo stabilimento di Cassinetta di Biandronno, che è finito ad SVM. Questa gente è rimasta a piedi e l'intera azienda in Austria è stata trasferita lì, distruggendo quindi tutta la rete vendita, tutto il marketing, tutta la ricerca e sviluppo e quindi facendo diventare Husqvarna una cosa austriaca. Una volontà omicida perché Pirer Mobility non solo ha ucciso Husqvarna, ma si è andata a cercare anche Usaberg, che si era staccata da Husqvarna pochi anni prima, per comprarla, unirla ad Husqvarna e distruggerla, facendola diventare niente, perché è stata proprio annientata. Una cosa simile, ma più light, è stata fatta con GasGas, che però GasGas, insomma, era già alla canna del GasGas. È una via di mezzo, in tempi brevissimi, anche se non è stata completata perché è mancato il tempo, è stata fatta con MV Agusta che in pochi mesi è stata mutilata e adesso non si sa come si possa riprendere nemmeno mettendoci i soldi, cioè il procedimento non è terminato solo perché non ha fatto in tempo Pirer, è successo questo casino, però questa depersonalizzazione, Pirer ha comprato le aziende, le ha private di ogni indipendenza, ogni carattere, ogni personalità, ogni diversità, le ha assimilate e le ha annullate, per chi guarda la fantascienza, come fanno i Borg di Star Trek, in una assimilazione che tutto appiattisce. Cioè queste aziende non possono praticamente essere più recuperate perché non esistono più, nel senso che esiste il marchio, però il magazzino non c'è, la rete vendita non c'è, le linee produttive sono tutte in Austria in comune, il marketing non c'è, è tutto KTM, la ricerca e sviluppo non c'è più, non esistono più. Quindi a parte in MV che è rimasto qualcosa perché non hanno fatto in tempo, quindi con il fallimento di Pirer Mobility, il valore di queste aziende è pari a quello di tutte le altre, cioè solo quello del marchio, ovvero quasi niente, dato che le strutture industriali non ci sono più perché sono tutte insieme dentro KTM. Quindi una roba assoluta, una roba di una violenza, proprio una specie di genocidio aziendale di marchi e di diversità, cioè proprio come radere al suolo, come voler fare uno sterminio. E mi dispiace usare questo tipo di parole, ma questo è successo. E adesso è il punto 1. Allora, questi 4 punti riassumono la ragione che è al primo posto, ovvero il punto 1 per il quale la situazione di KTM è questa qui, ovvero la megalomania di un uomo che ha creduto di essere chissà chi e che tutti fossero cretini tranne lui. Cioè una specie di Elon Musk, però preso su Wish, che credeva che tutti facessero le corse da anni, così a vuoto, senza sapere cosa fare, senza capirci niente, che fare auto fosse facile, che auto sportive, fra l'altro costosissime, fosse facile, che prendere una moto e farla in Cina con 4 marchi diversi e venderla a 4 prezzi diversi, soprattutto ai prezzi di Ducati, fosse una cosa possibile, perché tanto c'è gente stupida che gira per i concessionari e che comprare know-how e cervelli e poi disfarsene così a caso fosse una cosa ininfluente, e soprattutto che cambiare anche nelle corse piloti come si cambiano i calzini potesse comunque far vincere, e che assumere e cacciare poi persone a decine perché non erano d'accordo con lui fosse, diciamo così, una roba che
non causa conseguenze. E quindi ci sono aziende decapitate, stabilimenti chiusi, tecnici a piedi, piloti bruciati, tantissimi, anche molto bravi, che non hanno avuto il tempo di dimostrare niente, e soprattutto fornitori non pagati a causa di una persona che tutto quello che ha toccato lo ha non solo reso inefficace, ma lo ha proprio azzerato, cioè l'ha reso inefficace ma anche incapace di riprendersi anche se fosse aiutato. Stiamo parlando di tante aziende molto grandi, ma soprattutto di circa 25.000 fornitori, molte aziende di fornitori anche in Italia, okay, che avanzano decine di migliaia di euro. Che poi io mi faccio una domanda. Non è che quando ci sono queste situazioni finanziarie gravi in un paese civile come l'Austria vengono presi dei provvedimenti? Cioè non vengono presi, mi chiedo, non è che, cioè no, perché in caso di situazioni finanziarie anomale, magari una bancarotta, qualcuno, non so se può indagare su una bancarotta, spostamenti di fondi, una distribuzione di dividendi un po' allegra. Cioè, da noi, a seconda della gravità di queste situazioni, c'è la custodia cautelare, troppo, l'obbligo di firma, il divieto di contatto, il divieto di esercitare il proprio lavoro, che ne so, una cauzione, un divieto d'espatrio con ritiro del passaporto. Cioè, mi chiedo se non ci siano poi, oltre a tutte le situazioni finanziarie, anche delle contromisure da parte di un governo che, ricordiamo, ha garantito per alcuni prestiti con la Banca Europea e tutto il resto. Quindi io penso che il governo in Austria, nell'Alta Austria, Bassa Austria, adesso insomma vorrà avere conto di queste situazioni, perché si è fatta garante, dato che in cambio Pirer Mobility garantiva un'occupazione molto diffusa. Quindi adesso credo, non dico che sta succedendo, però mi chiedo, non è che per caso succedono anche queste cose qui? Perché insomma potrebbe essere interessante, visto il buco di 3 miliardi e oltre che si è creato. E i leccapiedi che quando parlano di Pirer Mobility fanno tutto un elenco di attività fatte, di risultati, successi e conseguiti, esaltano l'azienda, chi la guida, come fosse Napoleone, non lo dicono, che questi piccoli risultati intermedi, queste piccole conquiste e acquisizioni, in realtà sono state alla fine un bagno di sangue, perché sia dal punto di vista aziendale che economico, industriale e sportivo, quindi tutte le aziende sono legate a Pirer Mobility, ma soprattutto a KTM, e ormai rischiano di rimanere dei gusci vuoti senza identità, dei marchi morti. E questi qui, guardate, si inventano le cose anche. Oltre a essere, diciamo così, conniventi, si inventano le cose. Vi faccio un esempio. Il giorno 26, alle 9 circa, quando già si sapeva tutto da giorni, parlo di 26 novembre, hanno il coraggio di dire che l'azienda non è sovraindebitata, con tanto di spot pubblicitario. Il portavoce di Pirer Industry, cioè loro, mi sa, hanno dichiarato che il gruppo non è in una situazione di sovraindebitamento. No, 3 miliardi, no. No. Sconti fino al 20% per le moto nei magazzini. Cioè, come dire, grave situazione, vendo Panda 4x4. Lo spot pubblicitario nel titolo. Ora, voi ditemi che queste o sono cose concordate oppure è, come posso dire, sudditanza volontaria. Non lo so. Prima dicono una bugia, ovvero che l'azienda non è sovraindebitata, e poi ci aggiungono sconti fino al 20% per le moto nei magazzini. Affrettatevi! Cioè, vi rendete conto o no? E nella pagina poi spiegano il prezzo delle azioni che detiene i marchi, quindi tutta una pipparda. Dopo mesi di cattive notizie avevamo perso fiducia, ma poi negli ultimi giorni buone notizie, sono in corso trattative con Bajaj. Buone notizie, Bajaj e il socio di minoranza sono in corso. E poi qui il colpo di genio, l'invenzione assoluta. E si vociferava anche che l'imprenditore di bevande energetiche ed erede del 49% della Red Bull Mark Matesic avrebbe potuto aiutare KTM ad uscire dai guai con un'iniezione finanziaria. Questa è una balla assoluta, smentita a tempo di record sia
da KTM, Pirer Mobility, sia da Red Bull, sia dal sito di Red Bull che è Speedweek. Speedweek, per il quale questo signore Gunther Wiesinger, autore sia dell'altro articolo che di questo, ha lavorato per 30 anni. Posso pensare io che questo signor Wiesinger non è proprio indipendente come giornalista, ma che è legato affettivamente a una determinata... perché scrive solo cose a favore, non parla dei numeri, fino a ieri pomeriggio ha smentito, addirittura il 26 diceva che i portavoci dichiarano che la società non è sovraindebitata, poi un giornalista prende le dichiarazioni dei portavoci e poi fa le sue analisi e le smentisce se non sono vere, come facevano già da giorni decine di altri giornalisti, pur in ritardo ma comunque con un po' più di attenzione. Esce questo secondo articolo, alle 9 era uscito l'articolo che la società non era sovraindebitata e alle 15 esce un altro articolo. Contrordine, KTM in procedura di amministrazione, cioè non hanno proprio più potuto, no? Come posso dire, non hanno proprio più potuto neanche contestarla una cosa del genere. L'obiettivo di procedura è quello di concordare un piano di ristrutturazione con i creditori entro 90 giorni. Gunther Wiesinger, autore di questo e dell'altro pezzo. Gunther Wiesinger, ex direttore di Speedweek, sito di proprietà di di Red Bull e quindi anche molto vicino a KTM. Quindi dopo poche ore è crollato anche questo castello di saliva perché Red Bull si è incazzata e finalmente dicono come stanno realmente le cose. Ma già da giorni, altro che dalle 9 di mattina, tutto si sapeva. E per difendere cosa? Per difendere chi? Per difendere quale situazione? Una realtà distrutta che non si può contestare. Cioè, mi sembra veramente di vedere uno nel bunker con tutti i nemici alle porte che ancora con le mappe gioca a fare non so che cosa. Per difendere che cosa? Uno che ha fatto un casino. Già me lo immagino cosa dicono i dipendenti di Pirer Mobility. Siluro apro la via! Sei contento, stronzo? Ci hai ammazzati. Ciao da Mr. Helmet. Che vergogna.